Siamo qui per Veridiana. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Seconda sessione. Allora, no, devo citare una persona perché in questo momento lei sta intrecciando le sue mani come se prima desse il 5 a quest'altra mano e poi si intrecciano le dita e quest'altra persona è una nostra amica. Mm, Io penso che non ci siano problemi se la citiamo. mm, Clara. mm. E che fanno? Tracciano le mani? Clara, hai Sì, detto? sì, intrecciano le mani, quindi ovviamente noto, no, la differenza di colore della pelle e in questo contatto sento proprio Veridiana che sente una fusione e una trasmissione. Secondo te possiamo dire il paese? Sì, dai, è grande. Brasile. Una nostra amica del Brasile, che parla anche italiano, molto simpatica, anche molto bella. Come la vedi, Clara? In questo momento ha dei fiori in testa, come una coroncina di fiori. Mm? È in costume e ha Mm. un pareo, un costume arancio e bianco. Hai vissuto una vita passata con lei? Tu, Monica? Ma vedo che cuciamo degli abiti. Tipo amiche e sorelle? Beh, anche gli uomini cuciono, eh? Quindi, Come se fossimo in una specie di istituto in cui c'è questa attività anche tra le altre attività. Mm, siamo orfane. mm. E io? È come se tu fossi un direttore, ma che si vede di rado. Ah, ma lì, in quella vita? Sì, Io con lei ne ho fatte altre. tipo che era tua figlia. Vedo che tu sei il papà che la spinge e lei è piccola nella carrozzina. E il suo compagno ha fatto altre vite con Clara. Mm, però sono un tipo degli uomini pesce. Mi fa vedere, sì, forse, ovviamente no, è un altro universo. Sono delle specie, come se fossero degli amanti, ma acquatici, Va ibridi. bene. Veridiana e Clara. Qual è il ruolo di Clara a questo inizio sessione di Veridiana? Per questo. Dunque, intanto, proprio Veridiana è portata per la fusione delle culture, per arricchirsi. Per lei è vita questa. E poi l'apporto di Clara è come se potesse trasmettergli delle informazioni anche tipo terapeutico e di guarigione che lei può in qualche modo interpretare anche filtrandole a modo suo. Proprio per incrementare la connessione che Veridiana ha già con la natura, molto forte la sua connessione con la terra in particolar modo, vedo, però con la natura in generale. Va bene. Veridiana ti dà l'autorizzazione, sì? Sì, altro che. Dobbiamo passare da un po' di numeri. Come sempre, vibrazione di Veridiana. 25 miliardi, Molto bene. Consapevolezza. 163, Molto bene. PS. 46, Molto bene. Vite. 1791, Cervello. Sempre molto bene. 10,2.
Suscettibilità ipnotica. A me viene 43. 3-4D. Mm, ah, mi dice due valori, 30-36. Entrambi ottimi. Vivacità animica. 98. Che palle. L'unico voto che non mi piace. Per il resto, alunna modello, seconda sessione, ottimi valori. Monica, brutta domanda, qual è un valore per una seconda sessione di vibrazione solido? A cielo, perché la vibrazione è suscettibile di tanti fattori. Eh, 25, direi, 50, 100, 100 magari è cioè, difficile. per la seconda, ma Sì, all'inizio della seconda, all'inizio, sì. 15. 15 è già buono, Sì. quindi 25 è già un ottimo risultato. Progetto di Veridiana. A me viene superficie, la vedo proprio come se stesse pattinando su un lago ghiacciato. Quindi è come se lei mh, è più concentrata sulla superficie gelata che a vedere i punti in cui il lago si sta sghiacciando, perché sotto a quel lago c'è un'infinità di potenzialità e di meraviglie, ma lei non se n'è ancora accorta, perché lei non si conosce mm, troppo bene. PS, nome. Libertà, Pie. nigrum. Mm. Eteriche. C'è un rapace che ha la testa bianca, il petto bianco e le ali nere, gli occhi giallissimi e vedo proprio che la fissa per calamitare la sua attenzione ed è come se volesse in qualche modo un po' paralizzarla nelle scelte, confonderla, no? Anche con questo sguardo molto manipolatore e volesse in qualche modo dirle che solo lui può volare, lei non può volare, lei sta a terra. Mhm. Poi c'è un uovo che si sta schiudendo, Ma che bello. però c'è un serpente. Ale. Ed è Vedi, come se le piacesse a questo serpente stare nascosto nell'uovo perché va proprio oltre, no, il periodo in cui avrebbe già dovuto uscire, no? Ma lui sta ancora dentro, perché così crea queste discordie non chiarite e costanti, anche rispetto ai progetti nascenti. mhm. Vedi, Viridiana, Monica una mano dà e una mano toglie. Senti, perché non una mantide, visto che questa è confusione? E invece sì, un semplice serpente. Ah, Teoricamente è più basso il serpente, più alta la mantide. Non ce l'ha fatta arrivare a una mantide? allora, la confusione gliela dà di più il falconiforme, con questo sguardo calamitante, catalizzatore, imbambolante, direi. Il serpente è più, come dirti, portatore proprio di discordia, di rovina. Mm, Ok? Come ti rovino il progetto, ti rovino il rapporto di lavoro, ti rovino questa conoscenza. Mettere sì, la discordia, la zizzagna, la separazione. Però la mantide è come se lei avesse, non so se poi è proprio così, a lei piacciono molto gli insetti, tipo anche quelli particolari. La mantide è veramente un insetto magico, no? Nella natura. Ed è come se
non fosse efficace per lei un insetto che può evocare dei paesaggi per lei belli. Mm. Il serpente ha un piano di nascere, uscire dall'uovo? Diciamo che a lui piace questo vedo non vedo, però il suo progetto sarebbe quello di venire fuori enorme, visto che il periodo, di incubazione è stato molto lungo. Ok, poi, No, altro nient'altro. non vedo. No. Mentali. Mm, Potrei definirla controllo. Questa entità mentale è come se volesse che Veridiana soffocasse il suo intuito naturale, istintivo. Volesse in qualche modo dirle che lei è un po' pasticciona, fa delle scelte sbagliate, quindi non si deve lasciare andare al proprio istinto. Quindi che è bene che vada con molta cautela ehm, ed è in realtà una forma di controllo eh, con cui lei si dà la zappa sui piedi, perché lei più, tra virgolette, ragiona sulle cose, più in realtà si attorciglia su se stessa. In verità lei ha un forte intuito quasi animale, molto anche legato alla terra, alla natura. Impianti, se ci sono. Ehm, Le vedo un pugnale nel cuore. Ci sono proprio delle sofferenze non smaltite del passato. E poi c'è un auricolare infilato nell'orecchio sinistro, che è come se la volesse richiamare un po' al fatto, a una banalità, come dire, sei una donna come tante, e poi comunque hai anche una certa età, non so, a volerla richiamare su dei luoghi comuni che di fatto non le appartengono, ma che generalmente nella società si sentono dire. Basta. Sì. Andiamo in India. Lei è stata in India. Causa esoterica del viaggio. La vedo perfettamente anche abbigliata con mm, questi costumi molto colorati, eh, queste veli tinti naturalmente. La vedo anche così, che si è messa, non so se è un gioiello, qualcosa a sottolineare il terzo occhio. Ed è come se in parte lei sentisse di essere tornata in una delle sue case, non ne ha una sola. Eh, la vedo in confidenza con alcuni templi. Eh, è uno dei ritorni a casa. Ehm, mm, Adesso è come se confondessi quello che è stato il suo viaggio con questa sua vita precedente, perché adesso la vedo con una brocca di terracotta che ha preso l'acqua e la sta portando Una verso donna. casa. Sì, sì, sì. Come si chiama? Forse è un soprannome, mi viene Bijou. Ah, è indiana? Sì, ehm, però perché questo soprannome che è francese? L'India ha avuto una colonizzazione inglese. No, lei c'era così, Bijou. È bella? È un bijou? Ha questi occhi verdissimi. Qui è una ragazza, forse avrà 15 anni. Sì, è molto bella. Credo che sia stato sentito da dei turisti questa parola e allora poi l'hanno usata per chiamarla così.
E quando l'hanno vista bambina hanno detto Bijou e quindi poi è rimasta Bijou come suono. Ehm, Poi la vedo tipo che suona una specie di chitarra, di strumento a corde comunque, che intona dei canti con dei gorgheggi, strane modulazioni della voce. Facciamola venire Bijou accanto a Veridiana adesso. Siede accanto a lei. Una sua vita passata parallela. Vedo che le fa un tatuaggio di Ennè sulle mani. Questa Bijou a lei, anche sui palmi delle mani, sulla parte alta del polso e sul palmo. Lei sta facendo una rosa con le spine, vedo che ci sono delle goccioline di sangue, perché è come se proprio le guardasse la parte più profonda. Mm. Se chiedessimo a Bijou di fondersi adesso con Veridiana, sei sola, Veridiana? Visto un'ombra passare. La macchina. Ok. È come se questa Bijou volesse entrare dove c'è quella ferita lì del pugnale. Per entrare deve togliere il pugnale. Vedo che glielo estrae dal cuore ed entra proprio lì, in questa ferita aperta. Nel momento in cui entra, vedo che la ferita si chiude, si rimargina. E la vita di Bijou rimane o no? Sì, sì, sì. Nella vita di Bijou, questo momento com'è vissuto? Lei dice come la vera libertà, insomma, mi fa vedere che in questa Bijou poi, cioè, non è andata poi così bene. Ok? Si è sposata con un uomo che lei non amava. Mm? In questo momento di fusione è come se lei si sentisse davvero libera. Anche Bijou è tornata a casa. Monica, causa esoterica dell'incontro con il toro. Veridiana esce, fa deve fare delle cose, vede un toro che litiga con un cane e che la punta. Le scappa, lui la raggiunge, le tira una musata, non una cornata. Lei cade, apparentemente non si fa neanche un graffio, nel vero senso della parola, livido che, ma inizia una mini esperienza da invalida. Non riesce più a camminare se non con l'appoggio. Ma vedo come se Nigrum, il suo spirito, usasse questo toro. Spesso accade così, no? Delle forze che non hanno una materia utilizzano la materia per farci comprendere delle cose, per farci vivere delle esperienze, no? Il suo spirito utilizza questo toro per renderla parzialmente, diciamo così, invalida temporaneamente. Se volesse dire, non farai la vacanza che avevi nella tua mente. ehm, ma aggiungerai tanti pezzi in più. Cioè, è come se mi facesse vedere che se Veridiana avesse fatto la vacanza che aveva immaginato, avrebbe messo
tipo due tasselli in più. Facendo il resto della sua esperienza in questo modo, mi fa vedere che ne ha aggiunti poi due, sì, più altri otto. Quindi ha fatto bene, lei si chiedeva adesso o mi dispero, mi sento una sventurata, o faccio una esperienza e ha preso proprio questa direzione. Si è arricchita, poi è guarita, ha buttato, come si chiama il girello, come si chiama sì, il deambulatore, ed è poi evidentemente tornata anche in Italia. È andato tutto bene. Il toro, mh, ha quindi reagito a un suo comando Esattamente, della sua esatto. PS. Come avviene questo contatto animale-anima umana? E qua io vedo proprio che è stato il suo spirito. Che è andato Eh, da quello del toro? sì, esatto. Guardali insieme, Eh, Monica. Uno allora spirito vedo, umano accanto a uno spirito animale. Il toro è qua, bianco, no? Sì. allora, Qua, beige. sì, qua io lo vedo sul marrone. Mm. Indiani comunque, quindi non l'idea che abbiamo del toro. Marroncino io lo vedo qua. Mm. Ehm, eh, Qua c'è il toro davanti al cane, quindi in questo momento la scena prevede solo questi due soggetti. Vedo Nigrum, che è lo spirito di Veridiana, che inizia a creare quasi una specie di calamita, ok? Che lo convoglia verso Veridiana ed è come una calamita pruriginosa. A quel punto è come se mh, il toro sentisse che questa attrazione barra prurito è causata da Veridiana e Mm, quindi lui reagisce a questo prurito caricando, no, mhm, Veridiana, ma non in maniera eh, come avrebbe potuto fare con un vero nemico. mhm, Sicuramente facendola cadere e poi procurandole quei problemi lì, però non così gravi. mhm. È una giusta punizione perché lei le aveva creato quel prurito, Sì, sostanzialmente, esatto. ma non altro. Va bene. Causa esoterica del fatto che mucche e tori sono sacri in India. Causa esoterica. Ma qua mi fa vedere il cielo, come se ci fosse una costellazione del toro che si è manifestata a loro, ok? Per cui loro fanno questa associazione e pertanto non possono toccare questi tipi di animali, perché sarebbe come violare gli abitanti della costellazione del toro. Mhm. Che sono chi? Cosa? Umanoidi? Si sono presentati ibridi, eh, e quindi sì, Hanno anima? però non sono così convinta eh, che questo sia il loro aspetto costante, diciamo. Hanno anima? Questi che si sono presentati a loro non mi sembra. Quindi è un grande inganno. Uno dei tanti. Però in India nessuno mangia carne di manzo. No, Che no. cosa comporta a livello vibrazionale per gli abitanti dell'India? Ehm, dunque, a livello vibrazionale è come se vedessi che possono più facilmente parlare, comunicare con questi tipi di animali. Ehm, non c'è un grande confine tra loro e questi animali e per cui ci sono proprio dei canali aperti. Ecco, quindi c'è questo dialogo, anche solo con gli occhi, si capiscono proprio bene. Eh,
però allo stesso tempo è come se molte persone assimilassero la docilità della mucca, quel tipo di mansuetudine che li rende anche passivi. Quindi è un po' un'arma a doppio taglio usata in questa maniera. Ok. No, no, Veridiana, vai pure in bagno, è tutto registrato, quello che volevo dire è questo. Ok, va bene. Non voglio dire la città, comunque, ruolo di quella città con la A, ti ricordi? Ma lei qui ha incontrato il toro in questa città, Eh, giusto? Cioè, mm, o comunque legata al simbolo del toro. sì, penso di sì. Adesso è andata un attimo in bagno, ma comunque penso di sì. Perché di nuovo mi è venuto Nigrum, lo spirito, per cui penso che la connessione sia sempre quella. Mhm. Mm. Va bene, torna in Italia e trova in una città italiana un lavoro come responsabile e praticante di riflessologia plantare. Il lavoro si rivela sbagliato, l'ambiente non è quello che lei pensava, ci sono persone orribili, persone che la manipolano. Abbiamo visto che la direzione di Veridiana ormai è sana, lei deve fare si fa fare delle esperienze. Causa esoterica di questa esperienza lavorativa, che fra poco dovrà avere una conferma o una fine, anzi in questo mese. Allora, intanto è come se il lusso, in qualche modo, l'avesse presa. Mm? Ehm, diciamo così, il lusso, inteso anche come illusione, l'ha fatta entrare in questo ambiente. Ehm, Poi mi fa vedere però che c'è la sua anima libertà che quasi immediatamente inizia a scalpitare. Perché lei non sopporta certi tipi di, giustamente, di istruzioni insensate, anche certi tipi di provocazioni, certi tipi di direttive che per lei sono sciocche, sono prive di fondamento. Mm? Quindi mi fa vedere che lei inizia proprio a scalpitare. Lei è anche un po' toro, mm? Proprio parte a questa essenza qua di indomabilità, diciamo. Mm. Ehm, e lei lì ha la possibilità di conoscere un altro aspetto di se stessa, perché sono tutte esperienze che all'apparenza possono sembrare negative, ma che le permettono di conoscere un po' di più di sé. Quindi lei sicuramente non ci sta a stare agli ordini di qualcun altro. Mhm. Però questa stessa esperienza le rivela che a lei piace fare quello che fa. Infatti, lei dice: i clienti sono stati tutti molto carini. Quindi, come una conferma che questa attività che lei sta facendo di riflessologia plantare è corretta, è la sua, è il suo. Lei lo sa fare e le persone apprezzano, ma non sotto padrone, è sotto un certo tipo di padroni, perché quell'ambito, per esempio, è fortemente anche legato a una certa massoneria. Parallelo il suo lavoro, posso dire, no? Cosa fai, di gestione di un bed and breakfast? Mm? Le cose funzionano, ci sono degli ostacoli, ma funzionano. Lì lei è il capo, stanca, ma è il capo. Esatto, lì lei è il capo.
Però c'è una biforcazione, no? Nel senso che lei può continuare così, lei da sola, oppure mi parla di una sorta di collaboratore, come un qualcuno, con cui potersi in qualche modo alternare, affinché lei possa sì fare questa esperienza, mh, seguendo appunto, questa struttura e quello che implica, ma anche delle altre esperienze lavorative. Cioè, lei si occupa appunto di riflessologia plantare, però io la vedo, per esempio, no, che lei è il suo paziente è sdraiato sul lettino e vedo che le tratta sia la testa che i piedi, ehm, le due estremità. Cioè, lei crede talmente tanto nell'incontro che è molto affascinata da questo poter unire gli antipodi, no? Testa-piedi. Vedo che tratta tutte e due le parti. Quindi, giustamente, per poter fare anche queste esperienze, lei ha bisogno di tempo e di energie. Quindi, in quest'altra linea temporale, lei ha un collaboratore che in qualche modo la aiuta rispetto alla questione bed and breakfast. Mm, Mentre lei si occupa esclusivamente, cioè lei si occupa da sola del massaggio e in più della struttura bed and breakfast, supportata nel bed and breakfast da questo collaboratore, che poi può essere anche donna, amica, forse potrebbe essere un'amica. Ehm, Poi mi fa vedere come, come se ci fosse questo scambio, no, con Clara. Lei, adesso magari sono un po' confuse le immagini, però vedo che adesso Veridiana ha in mano un pennello. Tu mi senti, Lucio? Sì. Ah, ok. Ha in mano un pennello e lo intinge all'interno di una specie di bacinella Mhm. che contiene una mistura di erbe, di oli, così. Poi con questo pennello è come se disegnasse ehm, sul corpo, adesso vedo una donna sdraiata, no? Penso che abbia avuto un po' di aborti questa donna e vedo che le disegna sull'addome, posso dirti la sua storia, il suo trauma. Glielo disegna e poi glielo cambia, no? Con diverse pennellate lo trasforma per riuscire a far superare a questa donna il trauma dato da questi aborti ripetuti. Mhm. E vedo che si sposta, poi appoggia il pennello, torna ai piedi e poi di nuovo torna all'addome, come se si potessero appunto produrre dei cambiamenti collegati. Poi fa anche la testa in modo da collegare il primo e il secondo cervello. Ma ha scritto che fa appunto anche il piede, cranio Mm. sacrale e fino al piede. Passi dal... no, partendo dal piede. Ok. Bene, allora molto bene. E potrebbe appunto aggiungere allora questo pezzo, che è come se quando lei intinge il pennello Mhm. avesse tipo una specie di suggeritore, chiamiamolo così. Mhm. Lei fa Eh, tanti, tanti sì con la testa, sorridi, mm, sorrisi. Insomma, conferma tutto quello che stai mm. dicendo, Monica. Ehm, Adesso il suo suggeritore è un elfo, però non è sempre un elfo, eh. A volte sono altre creature naturali. Adesso c'è un elfo. Sento il liquido cerebrospinale che è, però, così ho paura a leggere perché sai che questi sistemi. Comunque, ok, ci siamo, ci siamo. Con il volere della PS di Veridiana, al momento attuale, il contratto è previsto rinnovato o ciao? Non vogliono più saperne di lei. Ah, fosse per loro? Mhm. Ah, ok, perché pensavo per lei. Aspetta, eh. A me dice di sì.
Cioè, è più lei che vorrebbe no. Cioè, come se cioè, sarebbe prolungare una sofferenza per lei. Quindi, come se allora il loro intento, probabilmente anche per questioni logistiche, visto che adesso appunto è estate, eh, e comunque lei è brava con i clienti, sarebbe un sì, ok? Però è come se invece lei energeticamente spingesse quasi per far cambiare a loro idea, perché per lei, cioè, è vissuta in maniera troppo pesante. Mm. La ragazza capo, giusto? O comunque no, sua collega o sopra di lei, ehm, se l'è voluta per cosa, Veridiana? Ecco, per esempio, quella lì rappresenta proprio quel serpentello lì rinchiuso nell'uovo che sta uscendo. Mm? Proprio per creare un po' di subbuglio, di disagio all'interno dell'ambito lavorativo, ok? Poi è proprio come per confermare la sua essenza di libertà. Sono tutte esperienze attraverso cui lei si conosce e si sta proprio conoscendo in questo modo. Lei non si fa mettere i piedi in testa da nessuno e mi dice neanche dal mio ex. Non so perché ha voluto riprendere anche questo, no? Mm, 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 mm. Mm. Veridiana è vivo, no? L'ex, sì. Tu non hai rapporti di contatto con lui. Vuoi che lo chiamiamo nel cinema? Chiamiamolo. Insieme a tua figlia e scrivimi se hai altre richieste. Ma è come se lei ci avesse proprio messo una croce sopra su di lui, nel senso che a lei è rimasto il dolore, ma non la persona. La persona è come se avesse proprio mh, creato una dinamica del peggio di entrambi. Ehm, si è proprio costruita, non so come dirti, una sorta di catastrofe infinita tra loro due. Quindi Ehm, non arriva. Non è necessario mm, che arrivi. Non è mm, importante. mm, mm. Sorella La sorella, sì, e la figlia. ma sì, anche il figlio, dai. Mhm. Anche il ragazzo, sì, sì, sì. Anche se magari è un po' più difficile la loro comunicazione, però c'è anche lui. La figlia è come se vivesse con il microfono in tasca. C'è un momento buono per cantare. Sì, forse sì, le piace così, cioè è parte del suo modo di esprimersi, di essere, sì. Va bene, passiamo alla nonna materna. Portale Aureo. Non so, viene qua con un cartone di zucchero e vedo che lo rovescia tutto quanto davanti a noi. Zucchero bianco. Poi mi mostra tipo un passerotto, un preazzurro. Eh, non so se è un cardellino o una cosa simile, che beve dentro una piccola pozza d'acqua. C'è questo colore qui, azzurro carta da zucchero. Penso che sia come rebus. Eh, poi mi porta davanti a una finestra, c'è tanta luce, una finestra molto grande.
Poi mostra una corda che forse può essere un legame, una corda di quelle belle spesse. Ma come la vedi, la nonna? No, non vedo lei, vedo questi elementi che lei mi mostra. Lei è nel portale aureo già? Sì, perché mi sta mostrando proprio come se lei fosse già una rosa, un profumo. Non le sento più le connotazioni tipicamente umane, no? Ehm, Poi mi parla di qualcosa della scuola, forse le piaceva andare a scuola? Le piaceva la scuola, le piaceva imparare. Eh, tipo come se imparare fosse emanciparsi. Mm. Oh, Cosa vuole dire a Veridiana? sì, lei viaggia per emanciparsi. Emanciparsi conoscersi, è conoscere la vita. E non credere a chi ti dice che viaggi perché sei insofferente. E, tu non sei una lumaca, mm, sei un canguro. Quindi non una lenta, ma una che fa tanti salti. Mm, Simpatica questa nonna. sì, E Veridiana come anima cosa risponde? che c'è una somiglianza fra di loro, ci sono dei punti in comune. Ah, poi mi fa vedere un giornale, non so, delle notizie, ci sono notizie. Ah, mm, voliamo insieme, viaggiamo insieme, voliamo insieme. Ehm, è come se Veridiana dicesse anche mi piace ripercorrere anche i luoghi del mio passato, dei miei ricordi, perché mi sento più forte a volte. Sento il tuo profumo. Il tuo profumo è vita, eh, è conoscenza, è apprendimento. Cosa dice la nonna circa il posto in cui lavora Veridiana? Quello suo, il Prima B&B. mi ha fatto notare il sorriso, non so se c'è qualcosa in comune nelle loro bocche, nel loro sorriso, Sì, o se... sì, sì. ok. E allora il posto in cui lavora. Mm, mi fa vedere come se qualcuno volesse usarla come lo zerbino, pulirsi le scarpe sopra. Questo la spa. E invece il B&B? Il Come B&B. muri che sono vecchi, sono grandi, la struttura è grande, ci sono chiaramente ovvi problemi. Però mi dice una frase particolare, dice la storia ti assiste. Ehm, Come se la storia di quel luogo lì, adesso non so se Veridiana ha fatto degli approfondimenti, no? La potesse supportare, cioè quella struttura lì con la sua storia è amica di Veridiana, Era una stazione per non è pellegrini. vedi? Mm. Allora, E lo è ancora, se sì, vogliamo. perché tutto ciò che per Veridiana è viaggio è trasformazione, perché alla fine il pellegrinaggio è questo, il senso del pellegrinaggio è questo, un cambiamento profondo, e è parte.
di Veridiana. E l'incontro soprattutto con persone diverse, per gli sono sempre provenienti da culture, da luoghi diversi. Potresti rinominare il tuo posto in funzione di... O lo è già? O è già? No. Pellegrinaggio per tutti. Pellegrinaggio nonna. Ah, ok, sì, 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 non lo posso dire ovviamente, però... sì, sì. Va bene. La salutiamo la nonna. Certo. Va bene. E vediamo poi Le se... fa dai, cadere una goccia di rugiada sulla testa, la nonna, come se la goccia di rugiada appoggiata sulla sua rosa la fa cadere sulla testa di Veridiana. ok. Vediamo poi se tagliarlo questo pezzo oppure no. Ha a che vedere con Veridiana, in parte no, in parte sì. Il disincarnato, che chiamiamo nella giornata di oggi, quindi la nonna in questo caso, il giorno prima lo sa, Allora, la risposta che mi arriva è lo sa, si prepara, si mette un bel vestito. lo sa. Eh, Ieri no, è sera, come se mandasse dei segnali a me e in questo caso a Veridiana. mm, non a me. No. Perché questa poi magari si taglia, ma vediamo, insomma, perché io ieri sera sono stato invitato in una villa, già sapevo, insomma, che c'era di mezzo massoneria e gentaccia, però sono andato lo stesso. La villa poi si è rivelata essere famosa per essere piena zeppa di fantasmi e roba varia. Abbiamo fatto anche un giro per le stanze e non ce n'era una che si salvava. Mm. Io ho aperto un portale aureo, se n'è andato qualcuno, non tutti, Quando noi apriamo un portale aureo ci deve essere la volontà, certo. ok? Degli spiriti, diciamo così, delle anime disincarnate di andarsene. E ce ne sono alcune lì che assolutamente non hanno questa intenzione. Non hanno intenzione. No. Eppure io gli ho lasciato la Vic lì. La palla gialla l'hanno presa. Eh, La Vic ha però l'ordine di seguirli per sempre e di rompergli le palle come una palla al piede. Quindi da adesso in poi non sono più sereni tutti quelli che sono rimasti. Sono con la loro palla al piede. sì, perché hai fatto proprio giusto questa cosa della palla al piede, perché in realtà il loro tormento, la loro palla al piede, loro la scaricano su chi va lì. Certo. Ad alcuni va bene così, continuare così, però il tuo intervento è stato ottimo. È stato attivato mentre una persona ha cantato una canzone molto bella, due canzoni molto belle con la chitarra, sopra la villa. Eravamo fuori. Allora, in eterico vedo che sei tu che suoni la chitarra. Mm. Mm, non è questa persona. Come se tu, eh, assumendo questo ruolo, eh, anche di suonatore, rendessi ancora più intenso e più forte questo processo che stavi attivando, ok? Di pulizia, di purificazione. Quanti sono andati via? Viene 21, Quanti sono rimasti? 9. Quello che mi ha, tra virgolette, un po' rotto le scatole, perché ho voluto fare l'esperimento, abbiamo visto una stanza dove non ti dico, e io ho detto, no, no, uscite voi, spegnete la luce. Io sono rimasto un secondo con la luce spenta. Quello chi è? Che ti ha offerto in eterico un bicchiere di vino. Non so se tu hai avuto questa sensazione, tu generalmente il vino non lo bevi, no? No,
Quindi se tu lo bevessi, ovviamente avresti anche una reazione di stordimento, così, no? Come se in eterico lui ti avesse offerto il vino e tu l'hai bevuto. Mm. E, mm, e quindi il malessere anche che poi hai sentito è Mm. proprio quello. Dietro la nuca. Esatto. Quando oppure non è abituata a bere, è proprio gli prende la testa, a me per esempio particolarmente, la testa è dietro la nuca. Questo senso della testa è estremamente pesante. Lui è legato allo specchio, quello specchio che si chiama, vabbè, insomma, lo specchio con una base che se vuoi si ruota su se stesso o a letto, che è pieno di oggetti lì. Eh, Mi viene di più letto. Mm. Infatti mi sono appoggiato al I letto. piedi del letto mi è venuto. Mm, Piedi mm. del- Va bene. Sui 9 rimanenti, dove stanno? 9 ad eternum e uno gigante intorno alla villa. Cosa te ne importa, Lucio? Me ne importa perché basta. Andiamocene nella quarta. Mm. Fine. È una cosa di un vecchio, di un basta, di un fine. Questa che non se ne può più. Ovviamente tutti con paura, il proprietario che non sale più le stanze, un'infinità di racconti di Mm. poltergeist, luci che si accendono. Alcune di queste stanze non si è mai accesa la luce, sebbene a livello elettrico vada tutto bene, con noi si è accesa e abbiamo potuto visitarle perché insomma era notte e senza luce non si poteva. C'è un capo della casa. Mm. Allora, non so perché viene Zeus proprio addirittura. Non so se c'è connessione tra Zeus e il proprietario, diciamo. Ha avuto tanti proprietari e ha avuto anche una occupazione durante la seconda guerra mondiale nazista. Mm. E ci sono state delle esecuzioni, tra di loro anche. Sai, quando non si portava a termine un compito, si alzava la pistola e si sparava in testa all'inferiore di grado. Allora, quello che io vedo è Zeus con queste saette in mano, molto arrabbiato, Mm. iroso, diciamo. Eh, Però non so se c'entra anche qualche rappresentante della Chiesa. E sono venuti a fare esorcismi. Mm. Ah, vabbè. Vabbè, Cosa vogliamo aggiungere? niente. Va bene. E podere, abbiamo visto, ma a campo di cause esoteriche fisiche, naso chiuso, reflusso, sospetto reflusso, problemi alla voce, quando, se non, giusto, bevi tanto e se assumi amidi. Amidi però, quindi patate. Mais, hai detto? Ok. Allora, non mi viene una cosa precisa Pane. di eh, causa esoterica riguardo a questo, ok? Però è come se, non so, avessi bisogno di fare una chiusura al passo. Non so cosa significa questa informazione che mi arriva. Cioè, come se lei dovesse fare il pasto, ok? Poi fare, non so che cosa significa, un'operazione di chiusura del pasto. Perché altrimenti, se non c'è questa operazione di chiusura del pasto, lei ha problematiche varie. Mm. E in cosa consiste questa chiusura del pasto? Mm, che potrebbe effettivamente essere una tisana alle erbe. Con quale orientamento? Detox?
epatico, a livello epatico, a livello renale, stomaco. Come se lei, se- quello che mi viene, anche se può non sembrare attinente, no? Come se lei abbia avuto difficoltà a chiudere delle cose della sua vita, ok? Quindi lei adesso, questa tisana, non sarà sempre uguale, perché si ispirerà sulla base di quelle che sono le emozioni che le hanno reso difficili le chiusure. Quindi potrebbe essere che una volta sarà una tisana, che ne so, di tipo calmante, mm? Per calmare la rabbia, eccetera, perché magari la rabbia è stata una di quelle componenti che le ha reso difficile la chiusura. Mhm. Altre volte invece sarà, come hai detto tu, di tipo detox. Ehm, Quindi varia. sì, lei sentirà qual è quell'emozione lì, che è in qualche modo da trasformare e quindi la sua tisana sarà sulla base improntata su quello. Fiore di Bach? Da scioglierle dentro questo liquido, sì, il liquido è importante per lei, perché la purifica, la trasforma e Beh, poi lei lo aggiunge anche sceglierà il gli fiore oli. di Bach o ne vedi uno in particolare? No, vedo Olli, perché ci sono proprio delle questioni proprio relative all'amore. Causa esoterica del sogno di essere incinta e di partorire. Questo mi sembra di aver capito che l'ha fatto proprio in questi giorni qui, giusto prima della sessione. Sì. Mm. Perché è come se in Ieri, qualche... Mm, questi giorni, gli ultimi tre mm. giorni. Perché è come se gli avesse fatto vedere in qualche modo la presenza di questo uovo. Ok? Lei ha solo percepito la questione dell'idea Parto. del parto, però alla fine quello è un suo parto, eh. Mm, mm, Tutto quello mm, che noi vediamo è un suo parto. mm, mm, mm. Quindi uovo o uomo? Non ho capito, scusami. Uovo, 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 sì. ok. E cosa c'è dentro l'uovo? È quel serpente che abbiamo visto prima. Ah, quell'uovo. Mm, Sì, esatto, quell'uovo lì, però più nel complesso, mh, l'uovo è più facile, diciamo così, da collegare al discorso gestazione, parto, ok? mm, mm, Però mm. più in generale a farle comprendere che tutto questo è un parto suo. Monica, Italia, Spagna, India, Costa Rica. Mm, Credo che lei le esaurirà tutte. Cioè, in lei c'è questa foga di visitare, di conoscere, di confrontarsi, di attingere, e per cui probabilmente in maniera alterna farà tutto, ok? Ehm, io al momento la vedo ancora di base lì dove sta e poi fa altri spostamenti, ma poi ritorna a questa base qui. Per ora io vedo questo. Monica, Anche eh, perché potrebbe sentire che il suo nuovo approdo, la sua nuova base, non sarà una di queste da lei citate. Monica, per Veridiana oggi è Pasqua, ha il suo uovo di Pasqua, Mhm. lo apre e c'è una sorpresa. Veridiana sorpresa. E adesso come sorpresa mi è proprio venuto un effetto. Oh, in effetto. Piccolo elfo. Piccolo elfo, ed è è la sua fiamma? Ehm, no, è quello che però è come se la potesse indirizzare verso quella che può essere la sua fiamma. Cioè la sua fiamma è uno molto connesso agli elementi eh, del cosmo. L'ha già conosciuto? Io penso di no. Lo conoscerà in quella che sarà la sua patria, diciamo. Che potrebbe anche essere l'Italia, eh? Vediamo, vediamo. Cioè, il progetto sentimentale è
unito, sposato al progetto Allora, adesso lavorativo esistenziale. lo vedo in Svizzera, quindi Quindi è bisogna capire. lontano. Sì, per ora sì. Ehm, allora, capire una cosa, perché è come se lei si dovesse guarire alcune cose da un punto di vista emozionale e sentimentale, sai? Mhm. Eh, perché lo sento che ha questo desiderio di unirsi in un rapporto, ehm, di quelli accrescitivi proprio, però è come se si stesse orientando un po' male, eh, come se stesse scartando, ehm, non so, sulla base di alcuni requisiti, come se, ecco, dovrebbe fare un reset totale rispetto a quelli che sono i suoi eventuali criteri, diciamo così, di scelta. Mhm. E allora è più facile attrarre la sua fiamma, incontrarla. Va bene. Lei sa già come fare, andiamo in una botta sola, al cluster e all'avatar. Può mandare se stessa al cluster, per esempio, e la se stessa che abbiamo visto in un'altra vita precedente all'avatar. È sempre lei. Certo. Ehm, ok, perché il cluster era fatto come di insetti disturbanti, tipo delle zanzare, cose del genere, in una palude. E l'avatar, non so, sembra è tipo un padre che gli dice questa cosa non la fai bene, fai l'altra, vai lì, stai lì, cosa, lì, una cosa così, no? Quindi lei in un colpo solo è come se volesse annullare questa noia, questa soppressione della sua libertà. Vedo proprio che è come se cartocciasse insieme in contemporanea Avatar e Cluster, come se ne facesse un unico mucchio Mhm, e quest'unico mucchio vedo che fa un gesto così, lo avvolge come se fosse una specie di matassa, mhm. eh, e riesce proprio a portare questa unione delle due cose dentro un portale definitivo. Ottimo. Cosa crea al suo posto? La grande Veridiana, la nuova Veridiana. È un immenso stormo di uccelli, diverso gli uni dagli altri, che stanno facendo una specie di danza coordinata. Bellissimo. Se Mm, Veridiana con una sessione è arrivata dove è arrivata, non ne oso immaginare con la seconda, questa. mm. Facciamo cucù nella sua vibrazione. 401. Che è altissima. Ma se volesse la potrebbe portare a 1000? Sì, sì, Mm, sì. A me 1001? dava 800 prima che tu lo dicessi, eh? Mhm. Sì, 1001? sì, 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 sì. Benissimo. Consapevolezza. 188. Molto bene. Anima già era ottima, era 46. 59. Le vite. 1697. La vita che abbiamo visto che l'ha affiancata. È molto preziosa, cioè.
La vita con Clara. Ah, certo. Cervello. 10,8. Suscettibilità. 53. 3D. Mm. Allora, tra 23 e 25. Così, sempre un po' indecisa sulla 3D. A seconda che vada a lavorare da una parte o dall'altra. Sai, fai X giorni di là e poi il resto di qua. Anche? Sì. Anche. Sta vivacità animica? Sì, sì, 100, certo. Ah. Messaggio di Veridiana alla figlia. Mi incanto nel guardarti, nell'ascoltarti. Ne abbiamo passate tante, io e te. Adesso è il periodo migliore della nostra vita. Al figlio. Di quando in quando mi lasci un po' perplessa, a volte amareggiata, ma so che ci vogliamo un gran bene. Alla sorella. Ehm, Diverse ma uguali. A se stessa. Um, Più mi conosco e più mi amo. Più mi conosco e più accolgo la mia spinta alla libertà. La vedo come un fiore di cotone in questo momento. Sento così questa morbidezza, questo profumo ehm, così libero, così diffuso, ehm, che può andare dappertutto. Come la vedi? Adesso è come se si stesse dissetando con una bevanda fresca e sotto, come sotto bicchiere c'è un'enorme margherita. Questo bicchiere è giallo, e lei si sente perfettamente in equilibrio e a suo agio. Va bene, la vibrazione si assesta su Ehm, 1200 finale. 1200. Wow, abbiamo finito, Monica.